Bene, Grace. Adesso conterò da 1 a 3 e al mio 3 andrai a un ricordo, a un sogno o a quello a cui ti porterà la tua mente. 1, 2, 3. Dimmi quello che arriva alla tua mente, qualunque cosa sia. Io sto pensando al mio amore, alla persona di cui sono innamorata, solo a lui che mi dice sei la cosa più importante che ti amo, era mia vita. E il E padre sto dei tuoi pensando, figli? no, Mm. È un uomo, non dire il nome, è un uomo esistente. sì, sì, Cosa ti dice? non mi lascerà mai e sono la cosa più importante che ha. E devo stare tranquillo, starò sempre con me. Lo vedi? No, Lo senti? sì, Lo senti, senti la sua voce? lo sento, Mm. cioè, lo sento come se fosse qua con me, come se fosse dentro di me. E non è proprio, non so se è la voce, lo sento. Senti questa voce dentro, dietro, davanti, a te, sopra, di È come fianco? se fosse di me, parte di me, Mm. nella mia testa. Va bene. Dì a questa voce di uscire dalla tua testa, di mettersi e di presentarsi di fronte a te. Esci dalla mia testa, amore, e presentati davanti a me. Cosa vedi? Niente, niente, non era niente. Vabbè. Grace, vai a un ricordo della tua infanzia. Se posso suggerirti, vai al giorno in cui hai lasciato casa e il tuo paese. Cosa vedi? Niente. Vai a quel ricordo. Era che mese? Novembre? Nel tuo paese faceva caldo? Sì, un pochino. Sai, una stagione un po'. E Però sì, quando sei arrivata in Italia faceva caldo? nevicavo. Avevi qualcosa con cui coprirti di pesante?
avevo maglioncino arancione. Lo hai ancora quel maglioncino? No, Ti manca quel maglioncino? mm, no, non ci penso. Se non ne parlavo adesso, no. Mm. Mm, mm. Eri da sola? Sì, sono partita da sola, Sei arrivata da sola. Dopo dove sei andata? da Cuba a Parigi, cioè, e poi da Parigi a Genova. E quando sono arrivata a Genova mi stava aspettando il mio ex marito in aeroporto e mi ha portato a casa sua. Vai a un ricordo bello della tua vita. Hai subito sorriso. Sì, perché mi è venuto in mente l'uomo di cui sono innamorata. Quando ero da lui a fare il tirocinio di cucina. E una mattina è entrato così e ha detto al cuoco, stamattina niente mi può, non so, rovinare la giornata, non so che cosa dire. E io, lui le ha detto perché? Con la faccia sorridente, non so. Lui non ha risposto, però beh, aveva una faccia così, boh. E io Per- l'ho preso per me, ho pensato che fosse per me. Perché c'eri tu. Sì. Avevate passato la giornata insieme il giorno prima? No, fra di noi non è mai successo, non è mai successo niente. Ah, Però diceva delle frasi, eh, mi guardava a volte, cioè, non so, eh, la sua voce mi dava pure fastidio, però era dolce, parlava basso, pacato, eh, non si può spiegare, c'era una tensione, non bene. riuscivo a volte a guardarlo, vabbè, Ferma quel ricordo. Mettilo davanti a te. Adesso non so se ricordi i vestiti che aveva addosso o che avevi addosso tu. Prova a beh, ricostruire la scena. Come era vestito? Da chef. no, perché era appena entrato da fuori, aveva ancora il casco in testa. Di che colore? Ah, no, non lo ricordo. Non so se era grigio. Mm. Boh. Aveva gli occhiali da sole? Da No, vista? no, Da barba? un Baffi? pochino. Che colore aveva i capelli? Boh, bianchi, neri, sai, quando stanno diventando un po' bianchi. Brizzolato. Beh. Corti, corti. Anni? 46, ha detto. Bene. Ora che lo vedi bene davanti a te, guardalo con gli occhi dell'ipnosi che ti permettono di vedere la sua energia. Cerca nel suo corpo energetico, che ha la stessa forma del suo corpo fisico, guardandolo di fronte, cerca l'ironia di quella battuta, l'allusione di quella battuta. Dice, ma io non te lo...
Allora, guarda nel tuo corpo energetico e cerca il simpatico imbarazzo che hai provato. Leggero tuffo al cuore, parla di me. Ti illumini. Dove lo senti questo illuminarsi, illuminarti in te stessa, Aspetto, aspetto, sì, chakra del cuore? sì, la mia amore. Cosa vuoi dirgli? Però che non vedo l'ora di stare vicino a lui. Mi manca. Vorrei che mi guardasse negli occhi e mi dicesse cosa provo. Allunga con la tua immaginazione la tua mano, destra, sinistra, e prendi la sua. Non vedo niente, non riesco. Come? Non vedo niente, non riesco. Non riesci? Non vedo niente. Ok. Vedo buio. Questo era un corso di cucina, mi hai detto. Sì. E sei andata una volta sola? No, lui veniva, è durato qualche mese, lui veniva, è arrivato dopo qualche mese che è iniziato il corso e veniva solo il mercoledì, la Ma mattina. insegnava? Sì, Ok. sì. Ha mai interagito con te per delle cose che hai preparato del corso? Mm, beh, sì, lui, sì, è come, è come. Eh, una volta c'era la carne, no? Sai, delle cose perché ci dava compiti a tutte da fare, taglia le verdure, chi taglia questo, quello. E allora lui aveva un pezzo di carne lì che qualcuno doveva tagliare e io dentro di me ho detto chiedi a me. E allora lui mi ha guardato e mi ha detto vuoi farlo te? E io ho detto di sì. E allora mi ha dato, vabbè, ho preso il pezzo di carne, se non mi ricordo bene. E poi a un certo punto gli dico, ma come vuoi che la taglio? Come la taglio? E lui si è messo davanti a me, è venuto da me. E l'ha tagliata lui. E io ero in imbarazzo un po', perché ho detto, ma dovevo tagliarla io, no? Lui non doveva, però boh, io ho chiesto come, lui Mm. In questo episodio lui ti ha tipo toccato la spalla. Ehm, C'è stato un contatto fisico? in questo episodio O in non un altro? credo. In un altro sì. Ti ha toccato la spalla? Vai lì. Eh, La spalla? Il sì, braccio? la spalla. Come a dire, vediamo cosa stai facendo, no? Da dietro. Eh, Blocca il momento in cui lui mette la mano sulla tua spalla. Esci dal tuo corpo, stai guardando tutta la scena, lui è dietro di te, tu vedi tutto di lui, la sua espressione, senti, avverti il battito del suo cuore. Ci siete solo voi due, nella stanza non c'è nessun altro, non ci sono i tavoli, non c'è il cibo, ci siete solo voi con le vostre essenze. non riesco. Me lo ricordo bene, ma non riesco. Non vedo niente. Non vedi niente. Cosa ricordi di quel tocco? Ricordo. Ricordo che c'era di quel tocco, ok. Che lui mi è arrivato da dietro, mi ha, mi ha messo la mano sulla spalla. Io in quel momento ho detto, ma hai sentito? Ho detto, ma mi ha toccato.
quindi l'ho guardato e ci siamo guardati ridendo e poi come se qualcuno, non so, qualcosa di invisibile, non lo so, mi girava la faccia come dicendo guardalo meglio e io ancora sorridendo ci siamo guardati ancora e a lui ci si sono illuminati gli occhi di giallo, come il fuoco, come il sole. E anche i miei occhi, non so, si sono mossi, non lo so. E allora io mi sono spaventata, no? E sono scappata dalla macchinetta del caffè e sono andata a farmi un caffè. E lui mi è venuto dietro, ancora con gli occhi illuminati. E poi quella luce è andata via. Però vabbè, io avevo la testa bassa, abbiamo parlato ancora per un po' così, però vabbè, quel momento poi è finito. E io ho continuato ad andare lì, cioè a fare il mio tirocinio senza, come se non fosse successo niente, facendo finta di niente. Va bene. Grace, poi torniamo qui, adesso andiamo da un'altra parte. Vai, io ti faccio questa domanda, tu dimmi semplicemente quello che vedi. Vai alla causa esoterica. Sai cos'è una causa esoterica, no? Qualche video l'hai visto. La causa inspiegabile della tua paura dei serpenti. Vai lì. Io non vedo niente, vedo solo dei puntini. Dei buchini? Sì, puntini, non so come definirli. Puntini davanti a te? Sì, davanti ai miei occhi, cioè ho gli occhi chiusi e vedo Mm. Ma su un pavimento, su così, davanti a te solo. solo davanti a me. Bianchi, gialli, neri, No, neri, neri. neri. Nel bianco. No, è buio, è tutto Puntini buio. neri nel buio. Sì, Vai, avvicinati a uno di loro, di questi puntini, entraci dentro. non ci riesco. Provaci. Come se fosse l'ingresso che mano a mano che ti avvicini si allarga sempre di più, perché sei più vicina, di un tubo, di un corridoio, di un passaggio. Mm, non ci riesco. Provaci. Sono sicuro che ci riuscirai. Che succede? Mm, mm, mm. Va bene. Io non riesco a fare niente. In realtà ci riesci, che sei convinta di non riuscirci, ma ci riesci, solo volendolo. Grace, chiama i tuoi figli. Chiamo i miei figli. Mm, nella Andrea, scena. No, chiamali, falli venire. È un maschio e una femmina? li chiamo senza parlare.
No, nel senso non che devi chiamarli per nome, falli venire nella scena, nella tua scena che hai davanti. Visualizzali. Sono due maschi? No, un Maschio e maschio e femmina. una femmina. Chiama prima il maschio senza nome e la femmina, poi. Come li vedi? Non li vedo. Ho Visualizzali sentito mamma non vengo. di chi? Del maschio o della femmina? Di lui. Beh, chiama lei. Visualizzala, conosci perfettamente tua figlia, no? Visualizzala Mhm. davanti a te, immaginala davanti a te. Come la vedi? La vedi con l'aspetto che ha adesso? O più, No, più giovane, più da bambina, più bambina? io non vedo, non la vedo. Io non vedo niente. Non riesci a immaginare tua figlia davanti a te? No, Come no? Non te la ricordi più? io, io me la ricordo, ma non... È come se avesse un po' la testa in bianco. La Non riesco. testa nel bianco. In bianco, nel senso come se qualcosa mi volesse bloccare. Chiamalo questo qualcosa. Chiama questo blocco. Senza paura, ci sono io qua con te. Digli di mettersi di fronte a te. Lo chiamo così, blocco. Cioè, non devi chiamarlo per nome perché non sai come si chiama e perché non funziona così. Devi chiamarlo, cioè dirgli blocco, questa cosa che mi sta bloccando la visione esca da dove si trova e venga a mettersi di fronte a me con la sua reale presenza. Chi arriva? Chi senti? Chi avverti? Chi vedi? Chi avverti o chi senti con, diciamo, l'udito, diciamo. Ah, sento il mio ex marito, ma non lo vedo. Va bene. Sei uditiva, sei una che sente. Cosa dice? Stronza, lo sai che sono io, sono qui. Dove senti questa voce rispetto a dove sei tu? Anche quello lo sento in me. In te. Bene, fai uno sforzo, fai uscire questa voce che si metta dove vuole. Ci sono sei possibilità, davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra o sotto di te. Immaginati in piedi, no? Falla uscire di a questa voce adesso esci e ti metti da qualche parte rispetto a me. Fatto, l'ho detto. Dove sei messa? Non lo so, forse l'avevo detto. Mi sento il mio occhio un po' che si muove là dove ho detto io, però io non vedo niente.
Ok, dove si è messa? Non ho capito. È nell'occhio, laggiù nell'angolo, nell'angolo. davanti a me, laggiù nella parete. Benissimo. Cosa fa questa voce? Ti continua a parlare? No, e io sto ascoltando te. Dille di parlarti. Hai fatto una grande cosa, Grace. Avevi una voce in testa, adesso l'hai tolta e l'hai messa là nell'angolo, che è un bellissimo posto dove mettere una voce che non ti piace, nell'angolo. Vedi, nella box l'avversario all'angolo è già vinto, l'hai già vinto. Quindi già hai la coppa in mano per me. Però veramente non so se sei andato, No, no, ma perché non deve adesso andarsene. ho sentito stronza, non ti libererai mai di me. Sei arrivata a Esatto. me, E viene dall'angolo. forse. Verificalo. Di a tuo ex marito di parlarti. Digli, continua, continua. Cosa ti dice? Mm, lo sai che sei legata a me. Hai firmato dei patti. Sei stata con tuo figlio. Sei una bastarda e non sei forte. Rimarrai legata a me per sempre. E io lo sento che lui è il diavolo. Ottimo. Bene, Grace. In questo ambiente, insomma, sei dentro un'ipnosi da diversi minuti, da quasi dall'inizio. Tu hai delle capacità, dei poteri. Puoi fare delle cose che nella vita normale non puoi fare, ma le cose che fai tu qua, adesso, oggi, avranno un effetto tangibile nella vita quando poi finirà tutta l'ipnosi, nella vita di tutti i giorni. Sei una specie di maga in ipnosi, la maga Grace. Per esempio, intanto teniamo quella voce nell'angolino. Crea in questa stanza, che è molto simile a quella in cui ti trovi adesso, sul pavimento un buco. Chiamiamolo un portale. Tu lo apri con le tue dita da lontano, con l'occhio della tua mente e ci metti dentro quello che non ti piace, per esempio la tua fobia dei serpenti, identificandola con un serpente. Immagina di mettere un serpente dentro quel buco, dimmi quando l'hai fatto. Non so come fare. Immaginalo o sentilo che sibila, No, non so, il buco lo faccio tipo con la mia immaginazione, anche se io non lo vedo. sì, Ok. ha un buco nero, Nella mia immaginazione sì, vedo tutto nero. ma il buco si vede che dentro è nero o non so, escono delle fiamme, esce dell'acqua, si vede dell'acqua, è giallo, è bianco, è pieno di luce.
Non è che per forza deve essere nero. Io ti consiglio di immaginarlo nero. In un Insomma, buco. Mhm. è come se io non avessi immaginazione. Devo dirti la verità, non Sì, vedo, sì, non vedo. ma non devi vedere, devi immaginare. Come lo immagini? Tondo, quadrato o di un'altra forma? Immagino tondo. Bene. Grande come una ruota di macchina o cosa? Vediamo, come quello di un camion, Un grande. camion, benissimo. È orizzontale sul pavimento, no? Sì, spiccicato a terra. Bene. Immagina di vedere un serpente che ci si infila, che non vuole, ma tu col dito gli dici: no, no, tu vai lì. Io comando, io sono la maga Grace. Tu vai lì. E lui con la sua testolina si infila nel buco e va dentro fino alla coda. E quando è entrata anche la coda e tutto, me lo dici. Io ho paura, non riesco a immaginare il serpente. Ma non devi Dimmi, toccarli, eh. Sono no, lontane, il serpente è lontano. I serpenti, quello che vuoi. Sì? oh, non lo so. Non è entrato nessun serpente nel buco? No, ho tanta paura che non riesco. Va bene. Allora facciamo in un altro modo. Immagina di avere un foglio di carta davanti. Sempre immagina, tutto immagina. L'hai immaginato? Sì. Bianco. Mm. È orizzontale o verticale questo foglio? I piedi di Sant'Anna. Orizzontale, ottimo. Con la tua mano destra, tu scrivi con la destra? No, io sono mancina. Bene, con la tua sinistra scrivi due parole, fobia e sotto serpenti. O, se preferisci, sai disegnare, disegna un serpente con due tratti, una cosa. Sì. Bene. Fai con le mani, trasforma questo foglio in un aeroplanino di carta e lo fai volare da lontano dentro il buco. Non riesco. Immaginalo. Oppure vai vicino al buco e butta il foglio di carta così com'è, piegato, accartocciato, bruciato, come vuoi, lo butti nel buco, grande come una ruota di un camion. Ok, Benissimo. Com'era il foglio quando l'hai buttato? accartocciato. Benissimo. E adesso il buco si restringe sempre di più fino a scomparire. Non c'è più. Ok, Benissimo. Maga Grace, bravissima, più brava di tutte. Adesso hai imparato che puoi fare i portali. Sei una creatrice di portali. mm. Mi continua a Aprine. parlare. Benissimo, adesso è arrivato il momento del tuo ex marito. Apri un portale di fronte a lui, anzi direttamente sotto i suoi piedi. Tondo,
grande come una piscina da giardino, sai, quelle gonfiabili, diciamo, o autosostenute, quelle del giardino, no? Mhm. Lui non ha più il pavimento sotto i piedi, ha il tuo portale. Dimmi quando l'hai fatto. Boh, che dove averlo fatto? Bene. Lui in realtà non è soggetto alla forza di gravità, a meno che tu non lo voglia. È lì che vola sopra il tuo portale. Tutto, Grace, dipende da te. Non devi chiedere a lui di andare nel portale. Sei tu che lo vedi entrare nel portale dai piedi alla testa. In questo momento lui può dirti quello che vuole, ma l'unica a decidere qualunque cosa di te stessa, della tua vita, della tua sfera personale energetica, sei tu. Quindi mettilo dentro il portale. Se vuoi pronuncia delle parole, Ok. quali sono? Stronzo, della mia Mhm, vita decido io. mhm. Vai dentro, tu voglio, sparisci dalla mia vita, la mia vista. Lui risponde qualcosa o è già sparito dentro? Non lo sento, Benissimo, è andato dentro. credo di sì. Chiudilo, il portale, fino a che non c'è più neanche un puntino, è scomparso tutto. Il tuo pavimento, non so, io lo vedo bianco il tuo pavimento, è bianco il tuo pavimento, È chiaro? chiaro, ok. Il tuo pavimento chiaro, adesso è tutto bello pulito, non ci sono più portali. Guarda in tutti gli angolini, con l'occhio della tua mente ovviamente, se c'è ancora il tuo ex marito. Non lo so. Come senti l'aria? C'è un profumo che ti piace particolarmente, nel senso la lavanda, la rosa, il gelsomino, Il la... profumo Sì, della colonia di Violetta. la veretta, benissimo. Spargi questo profumo che ti piace tanto ovunque nella tua stanza, facendo, insistendo soprattutto lì dove c'era quel portale definitivo, quel portale rotondo dove hai messo il diavolo. Ok. Come senti la tua stanza? Tua o estranea? Pulita o sporca? Fresca o con un'aria pesante? Sento un'aria pesante. Un'aria pesante. Chiama la causa di questa pesantezza. Chiamala. Che si faccia sentire. Sento i miei figli. Senti i tuoi figli Sì. che ti disturbano? Che dicono, mamma, lo sai che siamo qua, non ti vogliamo bene, devi andare via. I tuoi figli ti dicono davvero questo? Nella realtà? Una volta mia figlia l'ha detto, non vedo l'ora che se ne vada.
ma quando se ne va? Perché io me ne devo andare, loro rimangono col padre. E mio figlio non in faccia, però io sento un'energia, come se mi parlasse a volte così in casa, che dice non ti voglio bene, o comunque quando gli dico qualcosa è come se lui fisicamente andasse a farla, però una cosa come se fosse lui che io non vedo, mi parlasse e mi dicesse delle cose brutte, stronza, vattene, non ti voglio qua, non ti vogliamo qua, come se lui non mi desse la cara, la faccia, ma qualcosa me lo dice. Bene. Apri due porte nella tua stanza ideale, una a destra e una a sinistra, e i tuoi figli se ne vanno uno di qua e l'altra di là. Questo è il tuo spazio personale. Se ti chiedessi quale dei tuoi figli è legato a te da vite precedenti, così, di getto, cosa mi risponderesti? Mio figlio, Se ti chiedessi in quale vita e cosa è successo, cosa vedresti? beh, io, io non vedo, Ok. Sono... però Mhm. sento che io ero, ero una diosa, una dea, non so, non lo Interessante. so, sento Mhm. che io ero posso dirti qualunque cosa, Mhm. la moglie di Dio, Come rivestita? no, non lo so, Fatta. non lo so, come me, come me, però non lo so, io non vedo, c'è qualcosa che mi dice che io ho rovinato tutto, che sono stata con figlio e che non è stata tutta colpa mia e che nella disperazione ho fatto dei patti col diavolo di dimenticare tutto. E, e per questo vivo una vita così difficile. Sono legata in un mondo falso dove mi prendono in giro, mi vogliono confondere e non mi ricordo niente. Non mi Beh, vogliono far lavorare, cioè è come mi vogliono far sentire una nullità. stai già ricordando tante cose, quindi non è vero. La dea Grace, la maga Grace, crede poco in se stessa. Tutto lì. Beh, mi hanno cresciuto così, Mhm. mi hanno sempre E, voluto zittire. ma oggi, sì, sì, ma non c'è nessun tipo di giudizio, sono solo constatazioni. Ehm, oggi è il giorno in cui tutto cambia. Mm. Grace, esiste un posto che noi abbiamo chiamato cluster, no? Il cluster è un, un archivio, una biblioteca, uno spazio che tu puoi vedere come un archivio, una biblioteca, un tavolo, un posto dove ci sono delle cose, dove ci sono i tuoi contratti. Quei famosi contratti che tu hai firmato, quelli che ti diceva il diavolo ex marito, quelli che ti diceva la visualizzazione di prima, sono tutti lì. Possono avere aspetti
diversi per ogni persona. Tu vedi questo cluster? Poi ho detto di immaginare qualcosa. Mm, Io mm, immagino una finestra che è qui in sala. mm. Cosa c'è dopo la finestra? Io veramente luce. No. Anche se non lo vedi, questo cluster c'è da qualche parte, Ok. pieno di tutti i tuoi contratti. Ognuno di questi contratti, visto che tu senti molto bene, non vedi ma senti, ha una vocina. Non so, un contratto ti dice non vali nulla, un altro ti dice in un'altra vita ehm, sei un marito ingrato, perché eri in quella vita un marito ingrato. In un'altra ti dice nessuno ti vuole, i tuoi figli ti rinnegano. Tutte queste vocine sono tutti contratti che tu non riesci a vedere come dei fogli, delle pergamene, dei libri, ecco, dei libri su cui c'è la firma Grace. Ma non fa niente se non li vedi. Ci sono e tu li puoi sentire, li senti? Sì, sento un sacco di cose, di voci, che mi dico quello che detto, che non tanto adesso mi ripete tanto che non ce la farò mai. Benissimo. C'è un casino di voci, addirittura non senti nulla per quanto si sovrappongono. Mhm. Beh, sai, in teatro, quando Mm. ha un pubblico, cioè quando ha un gruppo di comparse, bisogna far fare il vocio della folla, si dice la parola rabarbaro, cioè le comparse, gli attori che non sono estremamente importanti, dicono rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro. Tutti insieme non si sente la parola rabarbaro, si sente gente che chiacchiera. Prendi tutte queste voci, adesso sai come farlo, no? Le prendi e le butti tutte in un portale di fronte a te, come se fosse uno specchio tondo, verticale, nell'aria, Non riesco. nella parete. Adesso sento lui. Mi continuare Grace, le bastarde, non ce la farai. questo sei tu, non è lui. Lui è già andato nel portale. Immagina di... Hai sempre gli occhi chiusi, no? Di aprire gli occhi, immagina, non aprirli. E nella parete di fronte a te crei un portale rotondo nero che poi sai benissimo che chiuderai, quindi non rovina la parete bianca, bella, pitturata di nuovo. Allora, immagino di fare un cerchio con una matita o qualcosa di nero. Ok, ho fatto il cerchio. Chiuso il cerchio con la matita, il cerchio si trasforma in nero ed è un portale, un buco, un corridoio, un tunnel energetico che inizia ad aspirare tutte quelle voci. Visualizza le voci come le parole che stanno dicendo. Quindi c'è la voce che dice bastarda non ce la farai, quindi la frase bastarda non ce la farai finisce lì dentro. C'è la voce di una vita precedente in cui eri un marito infedele. Marito infedele. Moglie, Moglie, come vuoi. Puoi essere stata anche un marito, eh? può darsi. Moglie infedele e sei andata dentro. E quella voce è andata dentro.
tutte le voci di prima dentro. totalmente. E io non lo vedo, è come se lo sentissi. Benissimo, sei auditiva. Quando senti silenzio, quindi sono andate tutte dentro, chiudi in fretta il portale e la tua parete bianca è come nuova. Posso muovermi? Fisicamente no, nella tua scena sì. Ok. Fisicamente se vuoi, se stai male perché hai un crampo, sì, chiaro. No, no. Quindi, Se vuoi fare un gesto con la mano per chiudere il portale, sì, fallo. sì, 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 fallo. non lo so. Bravi, Così, boh. bravissima, bravissima. Ok. Altro che non sei capace, sei bravissima. Altro che non vali niente, stai facendo un sacco di cose che non tutti fanno alla prima sessione. Te lo dico perché è vero, ovviamente, non per darti un contentino. Molto molto brava. Il gesto è stato fantastico e l'hai voluto assolutamente fare tu. La mano la lascio chiusa, Come vuoi, così sta bene. boh. Aprila. Ok. Come ti senti, Grace? Non lo so. Più leggera? Boh. La violetta la senti? No. La vuoi idealmente spruzzare nella tua stanza? Posso fare finta di farlo, però io non lo sento. Beh, Non lo riuscire a so. sentire l'odore della violetta è un po' impossibile, eh, quasi impossibile. Però puoi immaginarlo. Se quel profumo ti fa stare bene e hai un profumo a casa, una boccetta di quel tipo, immagina, No, ho un altro profumo che mi piace. beh, allora spruzza quello. Ok. Ok. Va bene, Grace, è ora di tornare. Sei pronta? Sì. Allora disconnettiti da tutto e tutti. Ascolta la mia voce e preparati al viaggio di ritorno.